Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Il video di oggi sarà un po' diverso dagli altri e per alcuni aspetti anche molto più importante perché tratteremo un tema che ha a che fare con la quotidianità di tutti noi e la relazione tra le antiche disposizioni bibliche e le vicende mondiali dei giorni nostri. Vedremo infatti i passi biblici e le considerazioni riguardanti la stretta della finanza mondiale che ho già trattato in un articolo che ho pubblicato nel 2023 sul mio blog www.metapseudica.com. Come sempre vi ricordo che se ritenete interessanti le esposizioni dei miei studi e volete anche voi essere parte attiva nella diffusione di questi temi, potete farlo facilmente semplicemente iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Ovviamente attivando la campanella riceverete la notifica non appena pubblicherò un nuovo video. Prima di iniziare voglio ricordare che questo canale è destinato a pensatori liberi, a persone di mente aperta e interessate a conoscere, alle quali, nel mio piccolo, sarò ben lieto se potrò dare elementi e spunti di riflessione personale. Chi si sentisse disturbato dagli argomenti trattati è ovviamente liberissimo di buttare alle ortiche ogni mia singola parola o abbandonare subito la visione. Ma ora partiamo con l'argomento di oggi. C'è l'economia concreta fatta di volti, sguardi, persone, di piccole banche e imprese e c'è l'economia tanto grande da sembrare astratta delle multinazionali, degli stati, delle banche, dei fondi di investimento. C'è l'economia del denaro, dei bonus e di stipendi altissimi, accanto a un'economia della cura, delle relazioni umane, di stipendi troppo bassi per poter vivere bene. Alla quarta edizione dell'incontro annuale The Economy of Francesco, tenutasi ad Assisi il 6 ottobre 2023, Bergoglio chiede ai giovani di impegnarsi per modificare l'attuale sistema economico, che è totalmente sproporzionato a favore dell'elite finanziaria di pochi ricchi e votato al depredamento delle risorse dei popoli e alla sopraffazione dei poveri. Bergoglio, inoltre, sottolinea ai giovani economisti: tutto questo non è economia, è solo prepotenza, violenza, è solo un assetto predatorio da cui liberare l'umanità. L'intervento di Francesco è infarcito di buoni propositi e innegabili verità in condanna all'economia finalizzata alla produzione e vendita di armi e a quella che non ascolta i poveri e gli esclusi. Chiunque non appartenga alle elite citate da Bergoglio non può che condividere il suo pensiero e ringraziarlo per aver rimarcato uno dei problemi principali del mondo attuale, che allontana dalla dignità miliardi di persone e tiene sotto scacco la quotidianità di altrettante, a vantaggio di pochi eletti. Come sempre, vediamo però di andare all'origine di questa forma di dominio e sopraffazione ben descritta da Bergoglio. Per farlo dobbiamo semplicemente recuperare la Bibbia che abbiamo in casa e leggere la parola di Dio. A scanso di fraintendimenti e strumentalizzazioni, voglio precisare sin da subito che quanto tratteremo oggi non ha la benché minima vena di antisemitismo, sentimento assolutamente lontano dal sottoscritto, ma si limita a citare quanto riportato nel testo biblico in rapporto con la evidente realtà odierna constatabile da chiunque. Quanto riportiamo riguarda i vertici mondiali in quanto tali, che decidono le sorti della popolazione da loro portata a quello stremo di cui parla Bergoglio. Tale popolazione comprende, giocoforza, anche i discendenti di Giacobbe non appartenenti alla elite e anch'essi vittime degli stessi aguzzini. Per chi non avesse letto il libro Avrai altro Dio o comunque non si sia mai addentrato approfonditamente nel testo biblico, dobbiamo ricordare che, contrariamente al messaggio fuorviante voluto trasmettere dal cristianesimo, il Signore dell'Antico Testamento, cioè Yahweh Elohim, nel Pentateuco non appare mai come un padre buono di tutta l'umanità, ma, al contrario, si presenta sempre in prima persona unicamente come il Dio del popolo di Israele, da lui stesso definito il popolo eletto e una proprietà particolare che dovrà dominare su tutte le altre nazioni della terra che dovranno perire per mano di Dio. Anche in altri libri, come quello di Ezechiele, è molto chiaro il fatto che si parli di un Dio esclusivo per il popolo di Israele. Così dice il Signore Dio: quando io scelsi Israele e alzando la mano giurai per la stirpe della casa di Giacobbe, apparvi loro nella terra d'Egitto e alzando la mano giurai per loro dicendo:
io sono il Signore, vostro Dio. Allora, alzando la mano, giurai di farli uscire dalla terra d'Egitto e condurli in una terra scelta per loro, stillante latte e miele, che è la più bella fra tutte le terre. Dissi loro: ognuno getti via gli abomini che sono sotto i propri occhi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Ho anche stabilito la mia alleanza con loro per dar loro la terra di Canaan, la terra delle loro migrazioni, nella quale furono forestieri. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra, voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Ricordati invece del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze al fine di mantenere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Ma se tu dimenticherai il Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io attesto oggi contro di voi che certo perirete. Perirete come le nazioni che il Signore sta per far perire davanti a voi se non avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. Da questi versi si comprende chiaramente l'univocità del rapporto tra il Dio biblico e quel solo popolo da lui prescelto, a scapito delle altre nazioni che sono addirittura destinate a perire. Gli ultimi versi che ho citato di Deuteronomio sono chiari nello specificare che la contropartita che avrà Israele mantenendo l'alleanza con Dio è che avrà da questi la forza per acquistare ricchezze, perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze al fine di mantenere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Tutto questo è perfettamente in linea con tutti i libri del Pentateuco, dai quali emergono sempre e solo promesse di Dio legate a contropartite materiali, in termini di conquiste di territori e beni fisici, senza che venga mai fatto il minimo accenno alla spiritualità e alla conquista di quella ricchezza interiore e della vita dopo la morte che il cristianesimo mette al primo posto tra le finalità e ricompense di una vita morigerata e dedita agli altri che, al contrario, non vanno conquistati con violenza e sottomessi per arricchirsi al fine di dominarli. Così come nell'Antico Testamento tutte le minacce per la disobbedienza sono invece legate a privazioni terrene, carestie, malattie, guerre e sottomissioni ad altri popoli. Ma tutto esclusivamente terreno. Nessuna punizione è relativa a qualcosa di trascendente o che avverrà dopo la morte. Il termine testamento deriva dal latino testamentum, che traduce il greco diateche e corrisponde proprio al concetto ebraico originale di berit, che significa letteralmente alleanza, patto o accordo. Yahweh stipula con il suo popolo un'alleanza perenne, chiamata Antico Testamento, che essendo appunto da lui stesso definita perenne, dimostra l'insussistenza della successiva nuova alleanza di Gesù, chiamata Nuovo Testamento, proposta dal cristianesimo, in quanto contraddirebbe il patto di Dio Padre che, essendo onnisciente e onnipotente, non avrebbe mai potuto promettere qualcosa che sarebbe poi stato cancellato poco dopo con un colpo di spugna. Pensare di accettare questa fallacità del patto di Dio Padre significa accettare la nullità della parola di Dio e negarne l'onnipotenza e l'onniscienza, in quanto Dio non avrebbe potuto non sapere cosa avrebbe fatto suo figlio, incarnazione di se stesso, poco dopo, e sottoscrivere quindi a priori un patto nullo. Vediamo ora quali sono i versi biblici che spiegano quanto l'alleanza sia perenne e inviolabile e imponga in modo imprescindibile la festività del sabato e la circoncisione dei bambini. Tutti temi in discordanza con il credo cattolico che festeggia la domenica e non prevede la circoncisione. Io do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, con te, per legge perenne, tutte le offerte di cose sante, che gli israeliti preleveranno per il Signore. È un'alleanza inviolabile, perenne davanti al Signore, per te e per la tua discendenza con te. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso
di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, sarà eliminato dal suo popolo. Ha violato la mia alleanza. È un'alleanza eterna. Ora vedremo come in questo scenario di estremo nazionalismo elevato all'ennesima potenza, il Dio biblico dà al suo popolo la chiave per poter dominare l'umanità per i millenni successivi, spiegando come usare lo strumento del debito e dell'usura per sopraffare le altre nazioni. L'alleanza tra Yahweh e il suo popolo eletto è talmente forte e viva da essere ricordata anche nella preghiera ebraica del Kiddush, santificazione. Ringraziamo il Signore di averci eletto fra tutti i popoli, di averci dato il sabato ed averlo consacrato come conclusione dell'opera della creazione. Ma addentriamoci ora nel testo biblico per leggere nero su bianco quale sia la parola del Signore. Quando il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso, tu farai prestiti a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. Dominerai molte nazioni, mentre esse non ti domineranno. Non presterai con interesse al tuo fratello né denaro, né cibo, né alcuna cosa di cui si possa chiedere interesse. Allo straniero potrai prestare interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò cui metterai mano nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso. In questi versi vediamo come venga ribadita per l'ennesima volta la finalità della relazione tra Yahweh e quel popolo, cioè sempre quella della conquista delle altre nazioni, nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Emerge chiaro come il debito sia lo strumento di dominio sugli altri e come, con spirito nazionalista, Dio indirizzi il suo popolo eletto a utilizzare tale arma contro gli stranieri delle altre nazioni, ma imponga che non venga rivolta contro i propri fratelli israeliti. E non si limita a questo, ma impone anche: non prenderai nulla in prestito, dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno. È talmente chiaro che il prestito a interesse sia uno strumento di dominio e controllo che Dio lo elenca anche nelle maledizioni cui andrà incontro il suo popolo qualora non rispettasse le sue leggi. Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia. Tutti i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo saranno preda di un esercito di insetti. Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà sempre più sopra di te e tu scenderai sempre più in basso. Egli farà un prestito a te e tu non lo farai a lui. Egli sarà in testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che Egli ti ha dato. Esse per te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un prodigio. È eloquente la gravità della maledizione che vedrebbe la mancata supremazia del suo popolo sugli stranieri, tanto più se dovuta ai prestiti contratti. Egli farà un prestito a te e tu non lo farai a lui. Egli sarà in testa e tu in coda. Non è un caso che ai vertici della finanza mondiale vi siano da sempre famiglie dell'elite del popolo di Yahweh. Ribadisco di non essere animato dal benché minimo risentimento nei confronti di quel popolo in sé, ma di rilevare semplicemente i fatti reali, documentali, storici e attuali che nessuno può negare e che non riguardano quella popolazione in quanto tale, ma solo una sua ristretta elite che ha collocato i propri noti scudieri ai vertici di tutti i settori cruciali per le vicende umane come finanza, economia, sanità, scienza, cultura, università, commercio, industria alimentare, nonché i colossi del web, quelli farmaceutici e praticamente tutte le grandi major cinematografiche e i grandi network dell'informazione e della produzione musicale. Con questo immenso arsenale l'opinione pubblica viene assolutamente condizionata sui temi sociali, sanitari, economici, bellici e climatici e indirizzata a piacimento anche con il democratico ausilio di molti politici che diventano semplicemente i camerieri dell'elite dominante.
Ne vediamo chiari esempi nelle recenti vicende riguardanti le corrotte relazioni dirette tra alcuni politici europarlamentari e le lobby internazionali che abbiamo citato. Vediamo quindi che, per quanto possano essere condivisibili i pensieri e le parole di Bergoglio, sono assolutamente in netto contrasto con la parola e soprattutto la volontà del Dio di Israele, che aveva espressamente spiegato al proprio popolo quale arma utilizzare per dominare su tutte le altre nazioni, per istituire proprio quella situazione di dominio che lo stesso Bergoglio condanna con la frase: tutto questo non è economia, è solo prepotenza, violenza, è solo un assetto predatorio da cui liberare l'umanità. Con queste parole Bergoglio espone come negativi gli stessi concetti che Dio invece vanta come fine ultimo delle pratiche economiche che impone agli israeliti. Bergoglio predica quindi di liberare l'umanità da un sistema che proprio il Dio che fa capo alla sua stessa Chiesa ha insegnato e voluto istituire per legge. Tutto il sistema economico occidentale è basato sul debito. I cittadini sono stretti nella sua morsa, i cui interessi ne prosciugano le finanze. La stessa generazione della moneta non avviene più sulla base delle riserve auree di un paese, ma il denaro viene stampato dal nulla dalle banche centrali, che sono private in quanto di proprietà degli altri istituti bancari, e ceduto a debito agli stati, gravato però da interessi che potranno essere ripagati solo con altro denaro preso sempre a debito dagli stessi, innescando quindi una spirale perversa per cui la sola circolazione di denaro genera debito pubblico matematicamente impossibile da estinguere e che, anzi, si autoalimenta. Stiamo parlando del cosiddetto signoraggio bancario, tema articolato e ormai evoluto in nuove forme, cui dovremo dedicare approfondimenti specifici in futuro. Il debito pubblico è proprio ciò che poi strozza le politiche nazionali e le costringe a programmi di austerità e sottomissione alle stringenti direttive di istituzioni burocratiche non elette dal popolo, come la Commissione europea. Tornando al testo biblico, l'evidente paradosso che abbiamo citato si spiega chiaramente con il fatto che qualcuno, 2000 anni fa, abbia voluto usurpare il Dio di Israele per trasformarlo nel padre buono di tutta l'umanità, cosa che è una pura invenzione teologica cristiana in contraddizione netta con il testo biblico. Chiunque può prendere atto di questo semplicemente dedicandosi alle letture dei passi che la liturgia cattolica si guarda bene dall'esporre nel catechismo o nelle letture della messa. Invito sempre a leggere maggiormente la Bibbia per rendersi conto di ciò che riporta e che viene invece taciuto nella liturgia della messa, appunto, o nel catechismo. Alla luce di quanto abbiamo visto e considerando la questione dal punto di vista religioso, non possiamo neanche biasimare gli attuatori di tale sistema perverso di dominio e controllo, perché, di fatto, si è perfettamente compiuta la volontà del loro Dio, con il controllo sulle altre nazioni. Dal loro punto di vista stanno mettendo in pratica pedissequamente le leggi che il loro Dio gli ha imposto. Mentre la conquista della tanto famosa terra promessa, che secondo la Bibbia doveva comprendere l'enorme territorio tra il Nilo in Egitto e l'Eufrate in Mesopotamia, si è rivelata chiaramente un fallimento di quel Dio, che causa ancora troppi morti dopo migliaia di anni, non si può dire lo stesso del reale controllo sull'umanità intera o almeno sul mondo occidentale. Uno dei fattori fondamentali che hanno consentito alla cosiddetta finanza ebraica, basata sul debito e l'imposizione di interessi, di prendere il sopravvento è stata sicuramente la stessa predicazione cattolica, che considerava peccaminoso generare denaro dal denaro attraverso l'imposizione di interessi, pratica vietata anche nella finanza islamica. In particolare, il decreto 67 del Quarto Concilio Lateranense del 1215 sanciva che, mentre ai cristiani era vietato esercitare il prestito a fronte di interessi, agli ebrei era pienamente consentito purché questi non strozzassero i cristiani con interessi gravi e smodati. Il passo del concilio stabiliva: chiunque prenda denaro a interesse per quanto basso commette peccato mortale. Non si dovrebbe nemmeno ricevere interesse per i prestiti tra cristiani. Mi piacerebbe capire se molti banchieri o agenti finanziari cristiani sono a conoscenza del peccato mortale che compiono ogni singolo giorno,
magari anche ripetutamente durante lo stesso giorno. E veniva però precisato: è permesso agli ebrei di prestare denaro a interesse agli altri, ma non dovranno esigere interessi esorbitanti e non dovranno approfittare dei cristiani in difficoltà. Mi pare che di questa regola sia molto vera la prima parte e praticamente nulla la seconda, come denuncia anche Bergoglio. Ecco allora che i pochi sparuti esponenti della religione che non solo non vietava l'usura, ma la incentivava come strumento di dominio sugli stranieri, ebbero campo libero per costruire il proprio primato e dominio sul pianeta. L'attuale sistema prese il volo quando furono proprio loro a istituire le prime botteghe orafe in Italia e nelle Fiandre, che rilasciavano le cosiddette note di banco, perché firmate dall'orafo sul suo banco di lavoro, a chi consegnava loro un corrispettivo in oro. Nei suoi viaggi commerciali, il possessore della nota di banco poteva esigere indietro il corrispettivo in oro presso altre botteghe orafe di altre città o straniere, senza dover trasportare il proprio oro. Alcuni orafi capirono poi che potevano guadagnare enormemente emettendo note di banco in prestito a fronte di interessi, in funzione delle riserve auree che avevano in bottega e non solo in funzione dell'oro lasciato in pegno dal cliente. Le note di banco diventarono presto quelle che tutti conosciamo col nome di banconote e l'attività degli orafi divenne quella dei primi istituti bancari che, dal Rinascimento, prestavano banconote a fronte di interessi. Nascono così le grandi dinastie di banchieri ligi alle direttive di Yahweh, come i Rothschild, i Warburg, i Lehman, i Goldman, gli Schiff o gli Oppenheimer, che ora dominano il mondo e che hanno sempre tratto immensi profitti dalle guerre, finanziando industrie e regnanti su entrambi i fronti in lotta, compresi i finanziamenti al Vaticano. Da quanto abbiamo appena esposto, emerge il vero motivo che sta alla base del paradosso delle parole di Bergoglio, cioè l'appropriazione da parte del cattolicesimo di quel Dio che era ed è il Signore che strinse un'alleanza eterna unicamente con il popolo da lui prescelto, affinché dominasse sulle altre nazioni, non certo un Dio di amore universale come quello che vuole fantasiosamente proporre il cattolicesimo, scontrandosi immancabilmente con la cruda realtà che emerge dallo stesso testo biblico. Non va lasciato in secondo piano il fatto che le poche famiglie che abbiamo appena citato posseggano e controllino direttamente o attraverso altre società finanziarie i grandi fondi di investimento e le banche di tutto il mondo, comprese le banche centrali e lo stesso Fondo Monetario Internazionale, e siano le fautrici della famigerata globalizzazione che ha portato al tracollo il mondo intero e i diritti civili e costituzionali degli stati che non sono più proprietari neanche della propria moneta. Ricordiamo che la sovranità monetaria è il primo fondamentale elemento necessario alla determinazione della sovranità di un popolo. Un popolo che non è proprietario della propria moneta non possiede nulla. Ovviamente tutto questo scenario è assolutamente funzionale al controllo mondiale da parte dell'elite, in quanto allarga la forbice tra i pochi ricchi e la massa povera soggiogata di cui parla Bergoglio, al quale vogliamo però ricordare che lui stesso è uno dei fautori e promotori di questa globalizzazione, nella quale una parte di rilievo ha avuto l'ordine dei Gesuiti. Si sono casualmente formati presso i Gesuiti innumerevoli capi di Stato e personaggi come Mario Monti e l'ex presidente della BCE Mario Draghi, entrambi legati a doppio filo alla banca Goldman Sachs, fondata appunto da due discendenti di Giacobbe come Marcus Goldman e Samuel Sachs. Altri allievi noti sono Ciampi, Obama, nonché Herman Van Rompuy e José Barroso, rispettivamente ex presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea. Anche senza avanzare particolari teorie, ma semplicemente osservando la realtà, dobbiamo constatare che i massimi vertici dell'UE, nominati e mai eletti dai cittadini, sono uomini dei Gesuiti, che controllano tutto, compreso il Vaticano, con quel Bergoglio che, con sfacciata ipocrisia, si esterna in queste frasi a effetto sull'economia criminale che proprio il suo ordine ha contribuito a istituire. Inutile dire che chi possiede la generazione della moneta, le banche, le finanziarie e le agenzie di rating controlla i mezzi di informazione, il cinema, la TV, la sanità, le istituzioni scientifiche
e appunto i politici. Questi sono tutti elementi fondamentali per attuare e mantenere il controllo sulla popolazione, che deve essere tenuta talmente impegnata alla propria sopravvivenza in condizioni di crescente povertà che non le consentano di dedicare energie alla comprensione di ciò che le sta accadendo. Il tutto sotto il condizionamento dei mezzi di informazione e delle grandi compagnie cinematografiche e dei network televisivi di proprietà dei soliti noti. Non a caso per i social network è recentemente entrato in vigore uno strumento di vera e propria censura come il Digital Services Act europeo. Non facciamo un'affermazione azzardata se ci limitiamo a rilevare che, di fatto, vi sono due cose che accomunano molti vertici di tutte le principali istituzioni mondiali: appartenere ai citati attuatori delle antiche disposizioni di Yahweh o essere stati formati dall'ordine dei Gesuiti. A titolo esemplificativo, alla fine del video riporterò solo alcuni dei numerosi noti individui e filantropi benefattori che abbiamo citato e che casualmente sono stati plasmati dai Gesuiti o seguono le leggi di Yahweh, seppure la popolazione totale discendente da Giacobbe corrisponda solamente allo 0,2% di quella mondiale. Tutto questo in modo che si possa facilmente capire anche come l'economia e l'informazione in mano ai pochi eletti possano controllare tante vite e tante menti condizionate dalle programmazioni dei media, del cinema e dei social network. Per pietà nei vostri confronti, tale elenco sarà infinitamente più corto di quanto potrebbe effettivamente essere. Non volendo assolutamente essere accusato di essere io l'autore di liste scomode, riporto anche in descrizione il link all'elenco dei rispettosi esecutori delle disposizioni di Yahweh nella finanza americana, pubblicato dalla stessa insospettabile Wikipedia, anch'essa gestita dalle stesse persone. Spero anche oggi di avervi dato qualche informazione in più per fare le vostre riflessioni e arrivare alle vostre conclusioni. Vi ricordo che questo video appartiene a quelle che ho voluto chiamare Pillole di Avrai Altro Dio, che è il libro in cui approfondisco questi temi partendo da Genesi fino ai tempi attuali, libro che è normalmente ordinabile in libreria e anche in versione ebook. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Ciao a tutti e alla prossima!